Perché l'uncinetto riesce a toccare il cuore di più persone rispetto ad altre tecniche? Io ho trovato un motivo, anzi, ne ho trovati 7, ne parliamo insieme. Sigla. Oggi vi porto con me in un mio pensiero che mi accompagna da anni. Perché? Il primo motivo è il più semplice, secondo me, almeno dal mio punto di vista, ed è potente. L'uncinetto è terapeutico. Lo so, sto dicendo una banalità, ma è proprio così. È veramente potente. Quando ci si mette lì, in silenzio naturalmente, in tranquillità, con il filo, con l'uncinetto tra le mani e si cominciano a dare i primi punti, ci si entra proprio con questa ripetitività, no? Del movimento, si entra in un'altra dimensione, è come se fosse una meditazione nascosta in un gesto, tra virgolette, creativo. È una cosa antica, lo sanno benissimo le nostre nonne, le nostre zie, prozie, che si mettevano lì e lo facevano e si rilassavano. Quindi secondo me molte persone la scelgono come tecnica proprio per questa sorta di meditazione, di rilassamento totale che ne viene fuori. Io per esempio quando sono un po' nervosa, un po' in ansia, a differenza di altre tecniche, lo sapete, ne faccio tantissime che trovo più impegnative, quando mi voglio proprio rilassare vado lì e prendo l'uncinetto e comincio anche a fare dei semplici centrini, però quella sorta di ripetizione mi fa stare bene. Quindi per me questo è uno dei motivi principali. Secondo motivo, non meno importante del primo, è che viene percepito, e probabilmente è così, come una tecnica accessibile naturalmente a tutti. Come vi ho detto 2 secondi fa, se pensassi di fare per esempio un ciondolo al bead embroidery o in tessitura di perline, dovrei mettermi lì e pensare a tanti materiali. L'uncinetto, al di là di tutto, basta veramente un filo e l'uncinetto e si può cominciare a creare. Quindi non servono particolari strumenti e non servono macchine, non servono colle, non servono grandi spazi, riponete tutto lì in una scatolina, in una cesta, che tra parentesi mi piacerebbe fare, vorrei realizzarmi proprio con l'uncinetto o con del feltro una cesta proprio dedicata all'uncinetto per il gioiello tessile, perché poi ho un cestone, ho un cesto enorme per tutte le lane che utilizzo per farmi colli, sciarpe e cappelli, che sono le cose che faccio, maglioni, non mi sono pullover, non mi sono mai azzardata, ma ho in mente di farmi un Bactus. E a proposito, vi consiglio il canale di Luana Dolci Riflessi, che fa tantissime cose all'uncinetto, vi metto poi eventualmente il link. Ultimamente ho conosciuto anche altre creative, lo so, sto uscendo fuori tema, ma giuro che riprendo. Selvaggia Bellezza, sono creative, ragazze, bisogna condividere il mondo della creatività sano. Quindi io, se mi viene in mente qualche creativa, così come Fantasie di Terry, ma chi fa tessitura di perline già la conosce, insomma ve li metto tutti quanti giù. Quindi vi dicevo, tornando a noi, il secondo motivo secondo me è proprio l'approccio che è più semplice. Gesticolo tantissimo io, briganti di luce, sono fatta così. Quindi la percezione secondo me è proprio quella. È, come vogliamo dire, è una tecnica democratica, la possono fare tutti, non c'è classe sociale, non c'è un target, non c'è qualcosa di no, quella tipo come viene percepito il soutache, no, perché servono materiali particolari come il bead embroidery. Cioè, in uncinetto, quello che hai, quello che vuoi usare, filati di seta, filati di juta, di economici, puoi sempre provare e metterti lì. Quindi secondo me le persone vengono attratte da questa cosa. Altro motivo, il terzo, che secondo me attira e ti trattiene, è che l'uncinetto, ahimè, è un po' dura ammetterlo, però ti premia subito. Perché? Perché nel momento in cui decidi di fare
bussano, perché nel momento in cui decidi di fare qualcosa, alla fine riesci a portarla a termine in breve tempo, la vedi è lì concreta davanti a te. Se volessi imparare il soutache, non è proprio così semplice come neanche, per esempio, la tecnica di tessitura, il peyote, l'herringbone, comunque ci devi studiare un po'. L'uncinetto, diciamo che se già cominci con le catenelle, i punti base, li vedete i miei tutorial, potete già vedere qualcosa di concreto in breve tempo e quindi ti premia. È una soddisfazione e se tu crei e dai soddisfazione, naturalmente è tutto più bello. Diciamocelo, anche io, no? Ovviamente il gioiello tessile ci vogliono filati sottili, filati particolari, quindi io sto parlando dell'uncinetto in generale, perché poi il gioiello tessile anche lì ci vuole una certa attenzione e precisione, però l'uncinetto in generale secondo me prende per questo e quindi le persone lo percepiscono più facile e gratificante e quindi lo adottano. Quarto motivo, importantissimo a mio avviso, come dire, è versatile e molto creativo perché con uno strumento ed un filato puoi creare tutto, puoi creare dall'accessorio, borse, sciarpe, cappelli, ma puoi crearti un maglione, puoi crearti delle applicazioni, delle spille, dei bracciali, cioè puoi creare con l'uncinetto di tutto, accessori per la casa, coperte, cioè c'è un mondo, cosa che con altre tecniche ai miei ragazzi non è possibile. Non posso pensare io di fare una coperta al bead embroidery oppure al soutache. Posso farmi un enorme collier, un'enorme applicazione su un abito, ma è impensabile fare oggetti di arredo per la casa. Posso farmi, che ne so, la penso una cosa assurdissima, posso farmi una cosa per arredare la casa. Le incursioni di mio padre sono fantastiche e naturalmente poi mi distraggono e perdo il filo. Comunque la cosa assurda che avevo pensato era di fare, per esempio, delle decorazioni per un vaso in soutache o al bead embroidery, ma è veramente una cosa molto particolare e non penso che tutte farebbero. È una tecnica che ti permette di sperimentare, puoi fare veramente di tutto e quindi secondo me quest'altro motivo è super super importante e trattiene. Idem se io decidessi di fare qualcosa per la cucina, per l'arredo, ragazzi, lo farei decisamente, proverei o con il cucito o con l'uncinetto. Decisamente le altre tecniche sono più incentrate su cose diverse. Quinto motivo, che ha la sua importanza e il suo perché. L'uncinetto unisce antichità, tradizione e modernità. Eh sì, perché l'uncinetto, ragazzi, lo facevano anche le nostre nonne, bisnonne, trisavole e lo si può fare anche oggi, lo si può reinterpretare e quindi è qualcosa come se ci tenesse sempre unite, no? A quelle che sono le nostre tradizioni e questo è molto bello. È un ponte tra ieri e domani, è bellissimo. È una tecnica molto bella, antica, che possiamo reinterpretare con i materiali fantastici che esistono oggi ed è una tecnica che ti fa sentire parte di una storia, no? È un continuo che oggi ognuna di noi può interpretare con la sua voce e col suo modo di creare. Io personalmente ho dei bellissimi ricordi, avevo una zia che oggi non uncinetta più tanto e ora che ci rifletto mi dispiace, ma mi ricordo quando ero ragazzina faceva dei centrini, delle coperte immense con dei filati sottilissimi e aveva tutta la casa arredata, comodini, centrini, copricamino, e lei la sera era sempre lì. Lei lavorava al comune, giù Santa Lucia, una zona di Napoli, poi tornava a casa verso le 3, faceva quello che doveva fare, poi dopo cena o prima di cena si metteva lì, prendeva la sua sacca e uncinettava. E questa cosa è una sorta di legame, ho anche un'altra zia che lo fa ancora in un modo un po' particolare, freeform, poi qualche giorno vi parlo lei di zia Amelia, che è una folle creativa di quelle donne che a una certa età hanno un'energia potentissima e inventano
di tutto, veramente, lei fa di tutto con l'uncinetto, assurdo, per Natale, per Pasqua, alberi, alberelli, collane, non lo so, fa di tutto a modo suo, non segue tutorial, infatti quando vedi i miei tutorial fa bravissima, bellissima, però poi mi manda le foto di quello che crea lei, che è fantastico nella sua unicità, ecco, è veramente zia Amelia è unica. Ok, poi sesto motivo, semplicissimo, è sostenibile. Può essere sostenibile? No, secondo me è sostenibile. Il mondo che ci circonda è un mondo veramente che corre, corre, corre. Siamo sempre di fretta e invece l'uncinetto ha una sua dolcezza, una sua lentezza e un suo respiro. Va, mettiamola così, sì, tra le tue mani, con leggerezza, con tranquillità. Oddio, a volte io sono sclerotica, ho fatto l'ultimo video veramente che mi ha mandato al manicomio, quando della serie deve andare tutto storto, però in linea di massima, se non devi girare tutorial e se non devi fare contenuti, ma devi creare per te nei tuoi momenti, è veramente molto bello e dà valore al tempo, cioè secondo me il tempo che si dedica a fare queste cose all'uncinetto è bellissimo, poi ogni pezzo è unico e consapevole, quindi secondo me è una tecnica che si può sostenere, si possono utilizzare filati di ogni tipo, quindi veramente non pesa secondo me sul quello che è l'equilibrio del nostro pianeta. Ci sono filati sostenibili, economici, riciclabili, quindi, oppure che provengono da materie riciclate. Quindi secondo me le persone si avvicinano perché lo vedono proprio sostenibile e fruibile. Il fatto di poter scegliere i materiali che desideri ti dà, secondo me, un motivo in più e un gancio in più per tenerti e conquistarti. Poi c'è l'ultimo motivo che secondo me è il più bello e che quasi tutti riescono a farlo e quindi alla fine questo dà soddisfazione, ti fa sentire capace perché, come ho detto qualche motivo prima, difficilmente una persona non riesce a comprendere l'uncinetto, quindi alla fine ti dà grande soddisfazione. Ragazze, noi abbiamo bisogno di soddisfazione, briganti di luce, abbiamo bisogno di piccole gratifiche tutti i giorni e creare un pezzo lì all'uncinetto, un'oretta, farmi un ciondolo, un orecchino, quelli più elaborati ci vorranno un paio d'ore, però se ci dedichiamo un paio di sere, quel tempo che abbiamo dedicato ci ha fatto stare bene, ci ha fatto rilassare e ci ha gratificato e lo abbiamo lì davanti ai nostri occhi senza necessità di chissà quali materiali. Certo, io vi dico sempre i materiali per il gioiello tessile, quello di fili e forme, li vedete, sto girando dei tutorial con quei materiali, ma io vi ho mostrato dei pezzi che ho replicato con il filato tessile che ho realizzato in semplice filo 10-12 anni fa. Quindi è una tecnica che tu dedichi del tempo e lei ti restituisce qualcosa, quindi è bellissimo. E niente ragazze, vi ho intrattenuto con le mie motivazioni, sarei curiosa di sapere se voi ne avete di aggiungere delle altre e quindi ditemi perché voi scegliete l'uncinetto. Apro e chiudo parentesi, il fatto che io adesso stia facendo uncinetto non vuol dire che molli le altre tecniche, perché ragazze, ci sono delle tecniche, come anche il sudash, che io non posso assolutamente lasciare andare. Vi abbraccio tutte e auguro a tutte buona creatività. Ciao briganti di luce e perdonatemi se parlo sempre al femminile. Nel mio immaginario dall'altro lato ci sono donne come me che sono lì, che creano. Lo so che non è così perché vedo gli analytics, però mi viene così. Però se dico briganti di luce, vi ho inclusi tutti. Ciao! Ci vediamo domani briganti di luce con un video creazioni che da oggi, da un po' di tempo, lo sapete, si chiamano Weekly Creation. Ciao! Vi mostro il dietro le quinte, qualche scatto un po' folle per decidere quale sarà la miniatura di questo video. E niente, un bacione. Ciao!